Possiamo dirlo ufficialmente, l'Italia non sarà ripescata ai mondiali, i calciatori dell'Iran hanno ricevuto i visti e mi piacerebbe vedere adesso i commenti di chi in passato ha avuto qualcosa da ridire sulle mie parole, ma come ebbe a dire Virgilio a Dante nel terzo canto dell'inferno, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Ciò a cui abbiamo assistito è stata una buffonata nel classico stile di Donald Trump, che ha tirato la corda fin quanto ha potuto e forse voluto. I visti sono stati concessi ai calciatori dell'Iran che, come ho detto in precedenti occasioni, il paese ospitante della Coppa del Mondo è tenuto a fare. È scritto nero su bianco, è un impegno che il paese ospitante si assume nei confronti della FIFA. Questo impegno vale per i calciatori, ma non per il resto della delegazione, tanto è vero che ad oggi una quindicina di persone, tra membri dello staff tecnico e dirigenti, è ancora senza il permesso di mettere piede sul suolo statunitense. Arriveranno i visti anche per loro? Non lo so, qui resta all'incognita. L'Iran comunque resterà in Messico, a Tijuana, dove ha stabilito la sua base operativa e dove lì sarà presente la delegazione al completo. Già qualche giorno fa Zampolli aveva anticipato la concessione dei visti, lui si era prodigato in ogni modo per favorire l'Italia, una soluzione che avrebbe fatto felici tutti quelli che hanno investito nella manifestazione, a cominciare dagli sponsor e dai broadcast, ma la FIFA ha tenuto duro perché poi i problemi sarebbero stati tutti per lei e in particolare per Infantino, che ricordiamolo è lì finché qualcuno lo vota e lo appoggia. A giudicare dai commenti, il mancato ripescaggio dell'Italia ai mondiali 2026 non scontenta buona parte di chi mi ha onorato scrivendo la sua opinione. C'è stata grande dignità da chi non vuole niente di regalato e che è convinto che nello sport, così come nella vita, le cose bisogna guadagnarle e soprattutto meritarsele. I calciatori potranno andarsene tranquillamente in vacanza, ma resta il nodo della ricostruzione, anzi della rifondazione. I problemi della nazionale sono tanti e ciò che è peggio, sono strutturali e chi dovrà metterci mano purtroppo non disporrà di una bacchetta magica che ad oggi sembra davvero l'unica soluzione. È inutile che facciamo i discorsi sugli investimenti nel settore giovanile, sui troppi stranieri nel campionato, perché, come ho detto più volte, gli interessi dei club e quelli della nazionale viaggiano su binari diversi e non ci sarà mai unità di intenti. Ciò non toglie che al netto dei problemi arcinoti la nostra nazionale aveva tutte le potenzialità per battere la Bosnia. Chi doveva prendersi le sue responsabilità se le prese, ma come abbiamo visto hanno subito trovato altri impieghi, uno ha guadagnato come mai fatto prima in carriera andandosene in Arabia, un altro è riuscito a non far andare la Juventus in Champions League ma garantendosi un contratto di 3 anni e l'ultimo vediamo se riuscirà a collezionare un altro esonero. E voi? Come vedete il futuro prossimo della nazionale italiana? Scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.